Ciao a tutti, questa è una guida rapida per insegnarvi a fare i primi passi all'interno di Flared 2 per ottenere questi lens flare. Partiamo da una scena pulita e vediamo insieme come funziona Flared 2. Questa è la scena pulita, mettiamoci in modo da avere la luce in questa posizione e il cubo in questa, così che sarà più facile fare esperimenti anche per far sparire la luce dietro al cubo. Portiamo il cubo qui in alto, selezioniamo l'oggetto dal quale vogliamo che provenga il flare. Andiamo in Flared 2 che è stato installato. Questa adesso è la versione 1.1.4.062, che è quella che usiamo attualmente per Blender 5 e superiore. Se voi volete fare solo un flare potete selezionare solo una sorgente di luce. Se volete invece contemporaneamente creare più flare potete selezionare 3 sorgenti di luce, e a questo punto con questo più applicherete i vostri flare. Andate in render view e qui dalla render view vediamo i flare creati dagli oggetti selezionati in questo momento. Non è necessario che gli oggetti siano luci, gli oggetti possono anche essere oggetti qualsiasi o empty addirittura. Eliminiamo 2 flare perché non mi interessa lavorare con più flare in questo momento, quindi rimuoviamo questo e rimuoviamo questo, ci resta solo il flare in mezzo. Su questo flare abbiamo diverse possibilità. Teniamo presente che abbiamo 60 e più preset. Se vogliamo sostituire il preset attualmente in uso, selezioniamo il flare, selezioniamo il preset, clicchiamo su più e sostituiamo il flare con questo nuovo preset. Stessa cosa se continuiamo a fare questo, selezioniamo sempre un nuovo preset e verrà applicato direttamente al flare attualmente in scena. Possiamo usare flare di tipi diversi, nel senso che se adesso io vado a selezionare questo e gli assegno un flare diverso, vedrò un flare diverso su quella luce, su quest'altra luce posso assegnare ancora un altro flare e via dicendo. Andiamo ad eliminare i flare che non ci interessano e verifichiamo alcune caratteristiche del funzionamento dei flare. Prima cosa, come faccio a utilizzare Cycles? Perché in questo momento noi siamo in EV, il flare è molto reattivo, ci possiamo spostare all'interno dell'interfaccia, il flare funziona in tempo reale. Quando andiamo in Cycles avviene questo e molti si spaventano e dicono caspita, il flare non funziona, è tutto rotto. In realtà il flare non è rotto. Il problema è che Cycles, essendo un motore molto potente, ha bisogno di gestire le trasparenze in maniera più profonda, e quindi ha bisogno di capire da noi quanti livelli di trasparenza utilizziamo per i light paths. Essendo Flared un add-on che produce oggetti trasparenti che creano il flare, che vengono posizionati proprio sul fronte della camera, abbiamo bisogno di alzare queste trasparenze in funzione di quanti oggetti stiamo producendo. Il minimo indispensabile necessario per avere un'immagine pulita è quello che ci serve per poter lavorare anche direttamente da Cycles. Torno in EV perché è più veloce e gestisce le trasparenze in modo migliore. Per quello che riguarda il flare, ovviamente, non per quello che riguarda un render avanzato. Come facciamo a fare in modo che se io alzo questo cubo faccia sparire il flare? Perché in questo momento il flare continua a rimanere in scena anche quando il cubo è davanti. Devo indicare a Flared che abbiamo questo cubo e che questo cubo deve essere un ostacolo. E qui, come vedete, abbiamo vari tab, tra cui il tab ostacolo. Ci chiede di caricare una collezione, quindi vuol dire che gli ostacoli per questa luce devono essere inseriti all'interno di una collezione. Clicco l'ostacolo, premo M sulla tastiera, creo una nuova collezione che chiamo OBS, create. Quindi adesso dentro OBS abbiamo il cubo. Andrò qui a dire a questo flare che io voglio che OBS sia l'ostacolo, e a questo punto, quando io muovo il cubo di fronte alla luce, la luce sparirà lentamente come deve essere, e abbiamo così il nostro sistema che in automatico gestisce la sparizione delle luci dietro agli oggetti. Stessa cosa se muovo direttamente la luce, il flare sparirà. Abbiamo delle opzioni qui che ci permettono di capire con quale velocità il flare sparisce e a che distanza dal cubo sparisce. Potete giocarci per ottenere risultati più precisi rispetto a ciò che state facendo. E abbiamo questo Geometry Reduction. In questo momento non serve, ma se avete un oggetto che fa da ostacolo, che ha molta geometria, potrebbe essere lento da calcolare. Andando a lavorare su Geometry Reduction, salendo leggermente con questo parametro, semplifichiamo i calcoli perché semplifichiamo la geometria. La geometria ovviamente non viene modificata nel render, ma viene modificata durante i calcoli che fa Flared su quell'oggetto. Anche qui c'è da sperimentare in funzione di ciò che si vuole ottenere.
Come vedete tutti questi tab possono essere chiusi e così abbiamo una visione globale di quali sono tutti i parametri relativi al nostro flare. Abbiamo dei parametri globali e abbiamo dei parametri relativi al singolo flare. Guardiamo un attimo velocemente una caratteristica importante del parametro globale. Dovete capire all'inizio del vostro lavoro se volete che il flare lavori in un ambiente 2D, ovvero quando io mi sposto avanti e indietro, il flare mantiene sempre la sua stessa identica dimensione, non reagisce allo spazio tridimensionale. Oppure se vogliamo un flare 3D, a questo punto disattivo il 2D e questo flare, la cui scala può essere modificata da questo slider relativo alla scala singola di ogni flare, questo flare in questo momento è tridimensionale, se mi avvicino si ingrandisce e se mi allontano si rimpicciolisce. Scegliete voi in funzione delle vostre necessità che cosa preferite. Andiamo a vedere adesso come lavora questo tab insieme ad altri flare. Se io su questo flare voglio creare un flare diverso, mettiamoci questo, in questo momento questo flare può essere in 2D mentre quest'altro è in 3D, quindi adesso ne abbiamo uno che reagisce, quello destro reagisce alla distanza e quello di sinistra invece rimane sempre grande uguale. Mettiamo l'ipotesi che abbiamo una scena con tanti flare, come può essere un campo da calcio, in cui noi vogliamo che tutti i flare siano identici, quindi andiamo ad assegnare a tutti i flare questo tipo di flare qui. In questo modo abbiamo tutti i flare identici che fanno un effetto spotlight. Guardando dall'alto facciamo in modo che alcuni siano più vicini e altri più lontani rispetto alla nostra camera. La nostra camera è qui, ok? Adesso chiaramente tutti i flare lavorano nello spazio 2D, quindi sono tutti grandi uguali. Io invece voglio che diventino tutti 3D. Questa è una modifica massiva che devo fare su tutti i flare della scena. E per lavorare su più flare contemporaneamente, quindi per modificare una qualunque impostazione del flare e copiarla anche a tutti gli altri, o solo ad alcuni degli altri, abbiamo questo pallino che vediamo qui, che crea un link tra il flare attualmente in edit, noi potremmo essere ad editare qualunque di questi flare, e tutti gli altri. Andando ad attivare questo pallino, io in questo momento posso disattivare il 2D. Io sto lavorando solo su questo flare e quindi su quello vedo la modifica, e poi quando andrò su questa icona che come vedete abbiamo per ogni tab e cliccherò qui, questa modifica verrà copiata su tutti i flare linkati, quindi in questo momento io così riesco ad avere il flare in 3D. Come vedete il più vicino è più luminoso e il più lontano è meno luminoso, quindi per fare modifiche massive a più flare dobbiamo utilizzare questo. Stessa cosa per tutti gli altri parametri, ad esempio l'ostacolo, al momento nessun flare calcola l'ostacolo. Io posso prenderne uno qualunque, questo, e dirgli che OBS diventa l'ostacolo, quindi prendo OBS, lo porto in scena e faccio sparire quel flare. Gli altri non spariranno perché agli altri, se andiamo a vedere, non c'è OBS nella collection ostacolo, c'è solo in questo. Anche qui, dato che ho già tutti selezionati, se faccio questo, a questo punto tutti i flare avranno OBS nell'ostacolo e quindi quando io sposterò questo oggetto andrò a creare l'ostacolo su tutti gli altri. Stessa cosa, se io voglio modificare la global scale e voglio che questi flare siano tutti più grandi, ne modifico uno solo quando anche il brightness o altre cose, quando raggiungo a piacimento ciò che desidero. Facendo in questo modo lo distribuisco su tutti gli altri. Teniamo presente che se voglio invece questo link posso metterlo solo ad alcuni flare, quindi in questo momento io su questi flare voglio che ad esempio il colore globale cambi, quindi vado nella sezione custom color, faccio in modo che ciò che è rosso diventi verde, quindi questo flare e questi altri voglio che diventino verdi. Non avrò altro da fare che cliccare su questo e la modifica del verde sarà applicata a questi flare che sono quelli che ho selezionato qui. Adesso andiamo ad eliminare un po' di flare che non mi interessano, quindi per far veloci selezioniamo tutti i flare in questo modo, da qui faccio delete selected flare e me ne arriva soltanto uno, che è questo qui. Torniamo a lavorare su un flare simbolo e vi faccio vedere alcune delle caratteristiche utili. Il global fade distance è la distanza espressa in unità di Blender con la quale cominciano a sparire gli elementi del flare. Anzi, avete pazienza, prendo un flare più complesso con più elementi in modo tale che sia più facile mostrarvi quello che voglio far vedere. Quindi sostituiamo questo flare
con questo che è più complesso, aggiungi. Tenete anche presente che questa I è il manuale utente, quindi se voi premete su questa I vi verrà caricato il manuale utente dove sono spiegate quasi tutte le cose che avrete in mente, che vi chiederete. Sono più di 40 pagine che tengo aggiornate man mano che il programma cambia e che spiega tutti gli aspetti ad oggi presenti in Flare 2. È un PDF e potete consultarlo quando volete, appunto cliccando qui sulla I. Quindi molte delle domande che avete finiscono qui. Tornando adesso al nostro Flare, la Global Scale, abbassiamolo un po' perché preferisco così, allontaniamoci dal Flare, no scusate, lo voglio in 3D, ecco, perché altrimenti questo Global Distance e Global Decay non compaiono, perché compaiono solo quando il Flare è in 3D. Come vedete diventa più piccolo sulla distanza. Global Fade Distance 12 unità di blender, se io voglio aumento la Global Fade Distance e nessun elemento sparisce mai, mentre diminuendo la Global Fade Distance, come vedete, vado a selezionare tutti gli elementi che prima o poi spariscono. L'ultimo a sparire è lo Starburst, che sparirà per dimensione finché diventerà piccolissimo. Se invece riporto la Global Distance, gli elementi spariranno più tardi. È solo questo che fa il Global Distance. Global Decay Factor decide solo se questa distanza è scalare, lineare oppure se segue una curva. Questo è un comando legacy che abbiamo messo all'inizio per riuscire a gestire nuove funzioni che avevamo introdotto. Ricordatevi che essendo il Flare qualcosa che viene creato di fronte alla camera, e ce ne possiamo accorgere guardando questa scena dal di fuori, come vedete il flare è qui dentro la camera, non è sulla luce, perché in effetti un flare reale si produce all'interno delle lenti presenti nella camera. Essendo il flare dentro la camera, potrebbe essere che in certe scene in cui alcuni oggetti sono molto vicini alla camera, andiamo un attimo a posizionare questo oggetto molto vicino alla camera, l'oggetto, come vedete, potrebbe andare a rovinare il flare perché si sovrappone adesso. Vedete? Questa robaccia qua, questo oggetto si sta sovrapponendo al flare perché è più vicino di quanto previsto da Flared. In questo caso avete questo Close Scene Range che potete provare ad attivare, che sposta il punto del flare, lo mette più indietro nella camera. Non lo usiamo di default perché in realtà cambia delle funzioni di Flared. Il flare più bello lo vediamo quando Close Range Scene è disattivato, però se vi dovete salvare la vita potete fare questo. Ci sono anche altri metodi, non so se riusciremo a vederli più avanti, sono dei video specifici su questo canale che secondo me vi conviene salvare perché rispondono ad altre problematiche. Andiamo a guardare altri parametri utili per il nostro flare e vediamo ad esempio Anamorphic. Se attiviamo Anamorphic possiamo gestire l'aspetto anamorfico del flare come se fosse prodotto da una lente anamorfica. Tutto ciò che produce il flare verrà trattato in modo anamorfico. Il blinking lo potete poi leggere sul manuale, non sto a spiegarvelo perché vi faccio solo perdere tempo. Point light è questo elemento che, come vedete, può sparire, proprio la luce puntiforme all'interno del flare. Se volete modificare un elemento isolandolo, su ogni elemento avete questo solo. Quando cliccate il solo spariranno tutti gli altri elementi e vi permetteranno di focalizzarvi sull'elemento che più vi piace. Qui, come vedete, adesso possiamo decidere l'intensità, possiamo decidere la dimensione, possiamo decidere il blur. Quando vogliamo rivedere tutto dobbiamo ricordarci di disattivare il solo, altrimenti non vedremo più il nostro oggetto. I sunbeams sono i raggi del sole che si creano, anche qui abbiamo alcuni parametri che ci permettono di migliorarli. I raggi del sole si muovono leggermente quando sono dentro la camera, vediamo se riesco a farvelo vedere, si muovono leggermente, si vede un po' pochino, ma in realtà vedete che si muovono quando raggiungono un lato o l'altro dello schermo per simulare un effetto più realistico. Disattiviamo il solo. Starburst è questa stella che viene prodotta anch'essa in fronte alla camera. Abbiamo la possibilità di modificarne la scala, la luminosità, abbiamo la possibilità di modificarne la rotazione, lo spessore dei fasci prodotti, il blur. È molto potente questo generatore di Starburst perché vi permette di raggiungere molti dei risultati che si vedono nelle scene reali prodotti dai flare.
come abbiamo l'offset che serve anche questo a creare effetti realistici. Oltre allo starburst abbiamo, andando avanti, lo streak, molto importante, questo streak orizzontale che si crea sempre quando abbiamo un flare. Possiamo modificarne la lunghezza, l'altezza, se tenerlo pulito o tenerlo con dettagli che cambiano a seconda del movimento che fa la camera, la luminosità. E poi abbiamo questo streak reflection che è uno streak opposto che si produce in opposizione al primo, come vedete. Loop e halo non ve li spiego, ve li proverete voi, sono elementi che sto modificando a breve, non lo so, ma prima o poi rilascerò una versione in cui quegli oggetti cambiano, perché non mi soddisfano ad oggi. Il light reflection è qualcosa che avviene qui alla fine del treno dei Ghost. Abbiamo questo oggetto che simula anche qui in maniera un po' fantasiosa alcuni comportamenti che vediamo certe volte nei flare. È un effetto molto potente, molto artistico, molto creativo. Potete provare a modificare parametri a vostro piacimento. È utile, nel senso che dona realismo e spesso enfasi alla scena, avendo una sua colorazione che può essere modificata e cambiata e avendo soggetti che possono essere completamente differenti. Provatelo per effetti fantasiosi. I ghost, ovviamente, qui ci sarebbe da passare una lezione solo parlando dei ghost, sono questo fascio di elementi prodotti. Possiamo decidere quanti di questi elementi vengono prodotti, possiamo deciderne la scala, possiamo decidere il seed randomico con i quali vengono randomizzati, possiamo decidere se il centro degli oggetti è più trasparente o più pieno, possiamo deciderne la saturazione cromatica, quanto il colore è forte, possiamo modificarne lo hue se non siamo soddisfatti di quello che vediamo. Vediamo che poi loro lavorano in autonomia e creano ancora degli effetti di luce e colore in base a come ci si muove. Possiamo lavorare con due tipi differenti di soggetto. Anche qui sperimentate e trovate qual è la quadra che interessa di più per la vostra scena. Octagon blurred. Potete anche decidere quanto blur, more blurred, quanto blur o quanto sharpen hanno le vostre forme. Horizontal ghost, se faccio il solo sugli horizontal ghost vedete che sono dei ghost orizzontali che si distribuiscono nello spazio orizzontale dello schermo. Posso aumentarne la luminosità in modo che possiate vederli meglio, posso anche aumentarne la dimensione, thickness, height, length, hue. Ci sono molti parametri su questi ghost, possono essere utili anche questi per creare effetti specifici. Anche su questi farò ancora dei lavori perché ho sviluppato tecniche nuove che mi sembra che possano restituire risultati migliori. Abbiamo ancora other streaks, non è altro che anche qui un effetto in cui si creano altri streak orizzontali, di conseguenza rispetto al primo reagiscono al movimento, sono coerenti con tutto il resto. Scusate, in other streaks abbiamo ancora abbiamo due oggetti, c'è questo e c'è anche il vertical streak, che è uno streak verticale in prossimità della nostra luce, che adesso lo si vede poco perché è poco evidente, però può essere molto alto, molto largo anche lui. La colorazione col custom color, come vedete adesso stiamo usando il colore di base che io ho previsto per il flare. Se volete cambiarlo dovrete capire l'amount del custom color che verrà utilizzato, e in questo momento adesso lui pesca da questa palette qui. Quindi se noi andiamo a cambiare questa palette che più o meno si applica alle cose descritte qui a fianco, anche se non ho specificato esattamente dove va ogni colore, a volte c'è un po' da sperimentare per capire che cosa succede, però se vogliamo cambiare appunto il nostro colore lo possiamo fare da qui. Adesso ad esempio i ghost sono verdi perché ho utilizzato sul ghost, ho modificato lo hue e quindi sono andato a prendere un colore che non è più quello di base. Ecco, adesso lui sta prendendo di nuovo il colore di base. Abbiamo poi lo sporco sulla lente, può essere anche lui messo in solo e quindi così vedete che cosa fa. C'è uno sporco primario che lavora proprio in prossimità del flare e che può essere qui si capisce il range di quanto
quanto lavora, qual è il raggio del cerchio nel quale lavora. Ricordatevi sempre che questi parametri che vedete possono essere aumentati a mano, se a noi il 2 non basta possiamo darli in 10. Fate attenzione ovviamente perché quello che io non ho previsto di base potrebbe poi creare effetti un po' incasinati, ma c'è sempre tempo a tornare indietro. Abbiamo un brightness, abbiamo una scale che decide la scala di questo soggetto e vedete, ecco, questo qua praticamente lo sporco sulla lente, e poi abbiamo ancora un effetto che viene prodotto quando la luce è incidente. In questo momento non lo vedo, forse perché ho esagerato con la dimensione del range. Ecco, vedete che qui c'è dello sporco. Quello sporco bianco è prodotto da questo parametro Dirt Leaks, e quando la luce è più incidente vediamo ancora questo bianco che salta fuori. Se vogliamo lo tiriamo a zero e non lo vediamo più. In questo momento ho finito le funzioni di base di Flared. Ce ne sono tante di più che potete andarvi ad esplorare, potete salvarvi i preset, caricarvi i preset, ma per quelle ho già fatto dei video, così come ho già fatto dei video anche per il render option, che non starei a spiegarvi qui perché c'è un video dedicato che potete trovare. Vi spiego solo in anticipo che il render option serve a due cose essenzialmente: renderizzare il flare sempre in EV anche quando lavoriamo su scene in cycles, in modo da accelerare molto il rendering delle scene e non appesantire cycles con il calcolo delle trasparenze di un flare, che può anche essere molto impegnativo. Quindi in tempo reale riusciamo con questa funzione che utilizza il compositor, che imposta già il compositor di base, vi farà delle domande. Se sapete di che si tratta potete andare avanti, se no guardatevi il manuale o il video. Lavorando con questa cosa attiva, attiviamola pure giusto per farvi vedere che succede al volo. A voi non cambia nulla qui, in realtà però si è creata una situazione nel compositor che permette appunto in tempo reale di renderizzare la scena in cycles e il flare in EV vengono mixati, e in uscita avremo il file definitivo e pronto. La nostra anteprima non cambia, sia che noi stiamo lavorando in cycles, sia come vedete in cycles devo aumentare in questo caso il head path. Non cambia se di qua sia che siamo di qua, è la stessa cosa. Però avendo attivato questa funzione, come vedete avete a disposizione innanzitutto il lock interface, perché spesso questa funzione su Mac può creare dei crash durante il render. A quel punto, se voi fate lock interface, che poi non è altro che andare ad attivare questo lock interface che Blender già ha dentro la sua interfaccia, praticamente mentre si renderizza l'interfaccia si frizza, e a quel punto evitiamo un bug di Blender che lo fa inchiodare e che interviene purtroppo quando facciamo questa funzione su Mac. Io l'ho notato spesso, su PC no. E poi abbiamo questa possibilità di portare questo parametro a zero. Questo parametro, se voi lo portate a zero, fa sì che il flare renderizzato su un livello a parte e poi riunito alla fine del rendering non abbia il depth of field, perché lavorando nello spazio di fronte alla camera, quando si lavora col depth of field il flare va subito fuori di fuoco perché è troppo vicino, che sarebbe anche realistico che il flare andasse fuori fuoco, ma va troppo fuori fuoco per quello che fa Blender. Non c'è modo di escludere dal fuoco qualcosa se non questo che abbiamo appunto individuato, potendo renderizzare su una scena a parte. Se quella scena ha il depth of field a zero, voi avrete il DOF che non influisce sul flare, oppure se lo lasciate a 20 avrete il DOF che influisce solo poco sul flare. Ma c'è un video a parte, quindi non ve lo spiego più. Vi ringrazio per il tempo che avete passato a guardare questo, spero che vi sia stato utile. Come sempre, se l'addon vi piace, vi prego di andare dentro Superhive e darmi un rating, che per me è molto utile. Se avete dei problemi scrivetemi da Superhive nella chat inbox e vi risponderò il prima possibile. Grazie mille a tutti, se avete dei consigli scriveteli pure qui sotto, io cerco di tenere l'addon sempre aggiornato. Ciao!